Italian listening practice for beginners. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to a new episode of our easy listening practice. In today's lesson, we are going to hear authentic conversations about the heat. What else? And about the little things that can happen while on holiday. Listen carefully to test yourself and learn new words and expressions. And of course, subscribe to this channel and come back every week to watch our videos. Buon ascolto! Islanda, arriviamo! Before we start, here are some useful words. Afa, muggy weather. Caldo torrido, scorching heat. Ondata di calore, heat wave. C'è troppo caldo qui in Italia. Di giorno la temperatura supera i 40 gradi e di notte non scende sotto i 28 gradi. Non si può vivere così. Questa non è una vacanza. Hai sempre detto che ti piace il caldo. Mi piace il caldo normale, non questo caldo torrido. Senti che afa. La TV dice che l'ondata di calore durerà ancora molti giorni. Basta, prendiamo un aereo e andiamo in Islanda. Vediamo. A Reykjavik la temperatura massima oggi è 13 gradi e piove. Benissimo, partiamo domani. Islanda, arriviamo! C'è troppo caldo qui in Italia. Di giorno la temperatura supera i 40 gradi e di notte non scende sotto i 28 gradi. Non si può vivere così. Questa non è una vacanza. Hai sempre detto che ti piace il caldo. Mi piace il caldo normale, non questo caldo torrido. Senti che afa. La TV dice che l'ondata di calore durerà ancora molti giorni. Basta, prendiamo un aereo e andiamo in Islanda. Vediamo. A Reykjavik la temperatura massima oggi è 13 gradi e piove. Benissimo, partiamo domani. Islanda, arriviamo! Now answer the questions. Rispondi alle domande. Is Elena happy with the heat these days? No, she isn't. C'è troppo caldo. Questa non è una vacanza. What does the TV say about the heat wave? That it will last for many more days. L'ondata di calore durerà ancora molti giorni. And why do they want to go to Iceland? When do they want to leave? Because they want to go somewhere cooler and they want to leave tomorrow. Partiamo domani. Il mese prossimo. Buonasera, ho prenotato un tavolo per 2 persone a nome Puccini. Puccini. Mi dispiace, non c'è nessuna prenotazione a nome Puccini. Ah, provi con il cognome di mia moglie, Pavarotti. Pavarotti. No, niente. Il problema è che questa sera siamo pieni. Accidenti, sono sicuro, ho telefonato ieri. Ecco, ho trovato la sua prenotazione, ma è per il mese prossimo. Leonardo, la prossima volta prenoto io. Buonasera, ho prenotato un tavolo per 2 persone a nome Puccini. Puccini. Mi dispiace, non c'è nessuna prenotazione a nome Puccini. Ah, provi con il cognome di mia moglie, Pavarotti. Pavarotti. No, niente. Il problema è che questa sera siamo pieni. Accidenti, sono sicuro, ho telefonato ieri. Ecco, ho trovato la sua prenotazione, ma è per il mese prossimo.
Leonardo, la prossima volta prenoto io. Ecco le mie domande. How many people did Leonardo book for? For 2 people. Per 2 persone. What name did he book under? He booked under the name Puccini. A nome Puccini. How come they can't find the reservation? Because he actually booked for next month. La sua prenotazione è per il mese prossimo. Can they get a table even without a reservation? Unfortunately not. Siamo pieni. Che emozione! Ecco, in fondo alla strada giriamo a destra e troviamo la cattedrale. Manca poco. Giusto, giriamo qui a destra. Eccola! Ma è incredibile, meravigliosa. Hai ragione, questa cattedrale è straordinaria. Io adoro l'architettura romanica. Guarda la bellezza di quelle sculture. Vero, l'arte romanica è piena di simboli e di mistero. Vieni, prendiamo un'audioguida. Non costa tanto. Buona idea, così possiamo capire bene il significato degli affreschi. Che emozione! Ecco, in fondo alla strada giriamo a destra e troviamo la cattedrale. Manca poco. Giusto, giriamo qui a destra. Eccola! Ma è incredibile, meravigliosa. Hai ragione, questa cattedrale è straordinaria. Io adoro l'architettura romanica. Guarda la bellezza di quelle sculture. Vero, l'arte romanica è piena di simboli e di mistero. Vieni, prendiamo un'audioguida. Non costa tanto. Buona idea, così possiamo capire bene il significato degli affreschi. Che emozione! True or false? Vero o falso? To go to the cathedral, they have to turn left. No, they have to turn right. Giriamo a destra. Diana thinks the cathedral is wonderful. True, è incredibile, meravigliosa. According to Anna, Romanesque art is not interesting. No, she thinks it's fascinating. È piena di simboli e di mistero. The audio guide is too expensive. No, the audio guide is quite cheap. Non costa molto. È colpa tua. Corri, corri! Dai che prendiamo il treno! Ma no, è inutile. Guarda, il treno è già partito. Oh no, e adesso come facciamo ad andare a Parma? Ah, non lo so. Ci andremo domani. Ma domani dobbiamo andare a Mantova, non è possibile. Viola, non lamentarti. È colpa tua. Sei sempre in ritardo. Ora trova una soluzione. Colpa mia, è colpa tua, sei rimasta mezz'ora al telefono a chiacchierare. Stai zitta e guarda se c'è un treno che parte più tardi. Corri, corri, dai che prendiamo il treno. Ma no, è inutile. Guarda, il treno è già partito. Oh no, e adesso come facciamo ad andare a Parma? Ah, non lo so. Ci andremo domani. Ma domani dobbiamo andare a Mantova, non è possibile. Viola, non lamentarti. È colpa tua. Sei sempre in ritardo. Ora trova una soluzione. Colpa mia, è colpa tua, sei rimasta mezz'ora al telefono a chiacchierare. Stai zitta e guarda se c'è un treno che parte più tardi. True or false? Vero o falso? Viola and Sandra missed the train. True! Il treno è già partito.
The train has already left. The girls want to go to Padua. No, they want to go to Parma. Tomorrow they are going to Mantua. True. Domani dobbiamo andare a Mantova. They blame each other for being late. True. È colpa tua. It's your fault. Voi avete mai perso il treno o un altro mezzo di trasporto in vacanza? Cosa è successo? Have you ever missed your train or other means of transport while on holiday? What happened? Ditemelo nei commenti. Tell me in the comments. 2 biglietti, grazie. Buonasera, 2 biglietti per la mostra su Leonardo. Grazie. Mi dispiace, signore, ma a quest'ora non vendiamo più biglietti. Ma cosa vuole dire? Non è mica un cinema. Il museo chiude fra un'ora. Certo, ma la vendita dei biglietti chiude un'ora prima, perché la mostra è molto grande. Non mi interessa. Guardiamo la mostra in fretta. Mi dia i biglietti. Mi dispiace, le regole sono regole. Se vuole, posso venderle i biglietti per domattina. Michele, non litigare e prendi i biglietti per domattina. Subito. Buonasera, 2 biglietti per la mostra su Leonardo. Grazie. Mi dispiace, signore, ma a quest'ora non vendiamo più biglietti. Ma cosa vuole dire? Non è mica un cinema. Il museo chiude fra un'ora. Certo, ma la vendita dei biglietti chiude un'ora prima, perché la mostra è molto grande. Non mi interessa. Guardiamo la mostra in fretta. Mi dia i biglietti. Mi dispiace, le regole sono regole. Se vuole, posso venderle i biglietti per domattina. Michele, non litigare e prendi i biglietti per domattina. Subito. E ora rispondi alle domande. What exhibition would Michele like to visit? An exhibition about Leonardo. La mostra su Leonardo. Does he manage to get the tickets? No, the ticket office is closed. A quest'ora non vendiamo più biglietti. Why does the ticket office close an hour before closing time? Because the exhibition is big. La mostra è molto grande. In the end, does Michele get to visit the exhibition? Not today. He could get tickets for tomorrow morning. Posso venderle i biglietti per domattina. And this is the end of today's listening practice. I hope you could relate to some of these situations. After all, we are more motivated to learn a language if we think it can come in handy. But this is not the only good reason to study Italian. There are many, and all of them are good. What is your reason? Qual è la tua motivazione? Tell me in the comments. A presto, ciao!